Benvenuti sul canale dell'acquarello. Oggi dipingiamo questo. Ti ho messo i capitoli, quindi puoi saltare da un capitolo all'altro molto comodamente. Ecco, qui vedi il dipinto finito. Di ispirazione, ok, a questo soggetto che è generato con intelligenza artificiale, la foto. Come hai visto prima, l'orizzonte dello spettatore che ha fatto la foto è più o meno in questo punto. Le linee di fuga si girano intorno a questo punto. Quindi teniamo in mente questa cosa che è molto importante. Quindi chi ha fatto la foto è leggermente sopra le persone con gli ombrelli. Abbiamo fatto, anzi ho fatto e tu farai un piccolissimo schizzo veloce. Io ho usato il mio adoratissimo Aqua Glance e il bianco, con cui ho praticamente buttato giù delle gocce su carta asciutta. Ho preso il Random Grey del 2026, che è il grigio particolare della Schmincke. E qui, ragazzi, cosa sto facendo? Sto facendo quello di cui abbiamo FIFA, ovvero la fusione guidata. Cosa vuol dire? Vuol dire che il colore fluisce liberamente sulla carta, che in questo caso era parzialmente umida, bagnata, e il colore fluisce, però, ed ecco il grande però, devi lasciare i vuoti funzionali. Perché posso fare questo? Perché prima abbiamo fatto lo schizzo dettagliato, che poi non era dettagliatissimo, è un pochino dettagliato per interiorizzare bene le proporzioni e le forme. Dopodiché dobbiamo lasciare liberi i vuoti funzionali, che in questo caso, come vedi, sono la parte superiore degli ombrelli, sono la parte superiore degli edifici. È una città qualunque, la foto l'ho fatta generare dall'intelligenza artificiale, la foto iniziale che hai visto prima. Gli ho detto fammi una foto paesaggio italiano, piazza con la pioggia. E visto che oggi questi mezzi li abbiamo, perché no? Però l'acquarello è fatto a mano, ok? Quella lì è la mia mano, il pennello è mio, l'introduzione l'ho fatta io, la voce è mia. La tecnica è dipingere con l'acqua. Posso dire è mia? Sì. L'ho portata in vita, mi piace perché mi piace proprio questo. Questo cos'è? È la fusione, lo vedi? Che tutto fluisce e niente si ferma. Fluisce però con i vuoti funzionali, ripeto. E vedi, qui sto usando esclusivamente un colore perché così tutto rimane bello uniforme. Uniforme nel senso che questo colore stesso, che è il grigio, ha dentro di sé tanti pigmenti, che se lo guardi su tablet questo video puoi anche ingrandire e vedi diversi colori nel colore, però è un colore per adesso. Forse un pochino si è mescolato anche il viola che avevo lì. Metti il colore, fallo andare, vedi che tutto è insieme e fluisce sulla carta. Adesso ti faccio osservare, ti lascio un po' di musica e torno tra poco.
Eccoci adesso, il dipinto si è asciugato, andiamo a fare le finiture per completare il tutto. Abbiamo dei mezzi, ragazzi, tipo un piattino rotondo, che possiamo utilizzare per darci una mano. Quindi la rotondità degli archi, perché la devo fare giusta giusta a mano libera se ho un piattino che mi può aiutare? Quindi ho fatto delle correzioni lì dove pensavo fossero utili con il piattino rotondo. Ho aggiustato la rotondità perché a mano libera spesso diventa storto. Adesso cosa stiamo facendo? Sto facendo le finiture su asciutto. Questa fusione, come di solito, l'avevo fatta un giorno fa, dunque ha potuto asciugare tutta la notte. Questo è importante. Le finiture vanno fatte su asciutto, cosa che spesso sottovalutiamo. Quindi con le finiture riprendiamo le forme della foto. E adesso ti dico, tu qui vedi tutto al contrario, no? Non ho fatto la copia della foto. Uno perché non mi interessa, ok? Due perché comunque applichiamo la nostra tecnica che è dipingere con l'acqua. E come vedi sto facendo venire in avanti gli edifici che sono in fondo. Come faccio? Col negativo colorato, ok? Sotto c'è la fusione di ieri e adesso con un po' di sfumatura vado a far esaltare gli edifici. Quell'angolino che vedi adesso l'ho fatto così a memoria senza guardare la foto. Sulla foto non c'è, dopo l'ho tolto, vedrai che dopo lo tolgo, proprio quell'angolino sotto la torre. E quella linea della torre è anche un po' storta, ok? Le cose poi te ne accorgi mentre le fai. Poi sull'acquarello possiamo correggere, quindi anche quella linea mega storta lì a sinistra, dopo l'ho corretta e lo vedi, te lo faccio, eccola lì che la tolgo, la tolgo perché era storta e mentre è umido puoi toglierlo. Importante è che abbiamo per tutto il nostro dipinto uno scheletro, ok, che è la fusione sotto. Se hai fatto bene quella, hai fatto, direi, il 70% del dipinto. Schizzo, fusione giusta, le finiture poi sono un giochino, secondo me. E nelle finiture è importantissimo che sfumi bene. Le proporzioni ce le abbiamo, la foto ce l'abbiamo, però non è che dobbiamo guardarla. E come vedi qui, quando do una forma, la sfumo. Vedi che la sfumo? Forma, acqua, sfumo. E praticamente vado avanti così finché mi fa piacere, nel senso che queste finiture sono una cosa molto personale, a chi piace di più, a chi piace di meno. Quindi QB quanto basta le finiture? Chi ama tantissimo il dettaglio può fare finiture per 48 ore, ok? Le mie finiture solitamente durano circa un'oretta, non di più. Quello che vedi qui adesso, il video è fatto con il Velociraptor, quindi ho accelerato il tempo, però più o meno un'oretta, un'ora e mezza ci metto. Ti lascio alle finiture con un'altra po' di musica e ci sentiamo tra poco.
Quello che sono tutti gli elementi, ragazzi, degli edifici, se non siamo proprio architetti e non abbiamo la volontà di fare la copia esatta fotografica, tutto quello dunque che è nelle facciate, finestre, balconi, tegole, tutti quei dettagli, li accenniamo. Visto che i protagonisti saranno gli ombrelli, per favore quelle finestrelle lì lontane lontane sono solo accenni, perché più le accenniamo, più saranno solo dei piccoli accessori in lontananza, quindi ci danno l'opportunità di creare più profondità nel nostro dipinto. Adesso qui conto gli ombrelli perché ne possono saltare fuori quanti ne vogliamo. Quanti ne abbiamo contati qua? 6-7. Ho scelto un colore a contrasto. Quale secondo te? Il turchese forse? Sì, il turchese bello denso, però era un tubetto e non ce la pensava neanche lui a sciogliersi, perché non è della schmink quello lì, e non voleva sciogliersi. Quindi adesso lo metto e tracchete, eccola lì, non una ma 2 gocce. Sono cose che succedono. Cosa facciamo? Ecco, integrato. Capito? Non piangiamo, non ci disperiamo, è solo una goccia di colore sulla carta. Quindi ho preso il pezzettino di pigmento che mi ha snervato, l'ho messo sul tavolo e l'ho diluito di più, perché per fare gli ombrelli avevo bisogno di colore bello denso, perché questo per aumentare il contrasto con il grigio. E come vedi il colore è praticamente da tubetto, è il tubetto sciolto, bello pieno pieno. Più pigmento hai, meglio si vede il contrasto. Vedi, ho fatto già tutti gli ombrelli, non tutti, solo quei 3 lì. Prendo il pennellone, penso, sì, prendo il pennellone e sfumiamo all'esterno, e anche se la sfumatura ti va sulla casa, perfetto, lascia libero il pistolino dell'ombrello se riusciamo, e se no non fa niente, lo facciamo scuro sopra, però lasciarlo bianco sarebbe opportuno e più carino. Quindi facciamo l'ombrello, dopodiché si sfuma anche nella casa. Questa qui è carta 640 e dunque tante velature le sopporta e come. Quindi adesso facciamo questo lavoro sia negli ombrelli, questi 3 centrali, e poi faccio la stessa cosa nei rimanenti ombrelli.
Questo lavoro che mi vedi fare con questo pennello sottile, che si chiama scroller, è un lavoro dove vado a riprendere qualche linea che non sfumo e riprendo, come sottolineo, qualche linea, non tutte le linee, solo quelle linee che possono essere utili all'occhio per capire dove guardare e come va la prospettiva. È importante farlo, sì. È importante fare tutto? No. Anzi, se faccio tutto, non lo so, a me non piace, poi ognuno decide come vuole, giustamente. A me piace accennare e poi fare ritrovare all'occhio quello che l'occhio vuole vedere. Il tuo occhio vedrà una cosa, il mio un'altra. La prospettiva deve essere giusta, ma io posso accennare le cose. Il lavoro che abbiamo fatto sopra l'ombrello lo facciamo anche sotto, quindi completo la forma e sfumo. Nel fare quell'ombrello lì che sto facendo adesso, mi sono accorta che ho sbagliato, l'ho fatto troppo piccolo, perché l'ho fatto grande come quelli là in fondo. E quindi ho tolto il pigmento sotto e tra poco tolgo, vedi, tolgo tutto il pigmento con una spugnetta. Lì, quello lì è troppo piccolo. Però uno se ne accorge anche mentre fa il lavoro. Visto che era umido, sono andata lì e ho tamponato il pigmento, l'ho tolto. Poi lo faccio asciugare e ho ingrandito l'ombrello. Adesso, momento cruciale, ho ripreso il grigio random e andiamo a mettere le personcine, colore proprio da tubetto, da tubetto questo qua, sì. Inizio con quelle in fondo, metti la persona, gambette, sfuma la persona. Non deve essere un buco nero, come qualcuno è. Quindi lo sfumiamo e diventa semitrasparente. A maggior ragione perché è là in fondo. E usiamo sempre lo stesso colore, hanno tutti lo stesso vestito, ok? E una cosa che è buon uso, fai proprio tutto dello stesso colore. Non cambiare giacca, pantaloni, borsetta, sciarpa, no. Tutta la persona è nello stesso pigmento, solo che quel pigmento è diversificato. Vuol dire che una volta è più intenso, una volta è più slavato. Come vedi adesso qui tolgo il pigmento, no, qui adesso nella nuova lo metto, bello denso, vedi? Poi lo sfumo con l'acqua, però è lo stesso colore. Senza paura, so che abbiamo FIFA, specialmente in queste prime finiture, e è così. Qui mi accorgo che l'ombrello per una persona è troppo grande. Metto un'altra persona. Va bene? Quello che è sulla foto non lo guardo più. Quindi se qui nella fusione guidata l'ombrello mi è diventato troppo grande, perché può succedere e me lo concedo, metto un'altra persona, quindi usano il mega ombrello.
Va bene? Questa è la filosofia. Non ci sono errori, ci sono solo meraviglie. Svuota le persone però. Vedi che prendo il pigmento proprio dalla chiusura del tubetto, quindi è un colore bello, bello tosto. Più lontano sei, più la persona diventa trasparente, quindi quella lì ad esempio la andiamo a sfumare bene. Ecco, adesso è ancora scura. Gambette, acqua. No, ho preso prima la matitina acquarellabile, gli ho messo le scarpe, anche quelli lì, e dopo si risfuma. Primo piano, colore un po' più denso, ne ho bisogno di più perché la persona è più grande. Questa qui la facciamo camminare in avanti. E ripeto, tutto il nostro dipinto si orienta alla fusione guidata. Non è una copia né della realtà né della foto. Se hai questo in mente, puoi fare un acquarello tuo, libero e bello sciolto. Ognuno usa i medium che gli piacciono. A me piace tanto questo Aqua Glance, questo qui, che è un liquido praticamente lucido, e ho enfatizzato le rotondità delle pozze dell'acqua. Cerca un tuo medium se ti piace, e se non ti piace non lo usi, è ovvio. Io lo uso perché mi piace. Fatto tutto questo, dopo ci rimane solo che la firma e la finitura è fatta.